Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi faccio vedere il mio carico elettronico, quello più vecchio che ho costruito parecchi anni fa. Siccome l'avete visto, mi avete chiesto come costruirlo e in questo video ve lo faccio vedere e poi nel video successivo ci sarà il progetto e ci sarà il circuito stampato e ci sarà tutto quello per poterne fare uno, non dico uguale, ma migliore, più bello di quello che ho fatto io. Faremo insieme il progetto nel prossimo video e lo testeremo insieme. Mentre in questo video vi faccio vedere il mio carico elettronico, vi spiego come l'ho fatto e vi spiego anche come non comprare dei MOSFET che poi non funzionano. Facciamo la prova alla fine di questo video di una coppia di una coppia di MOSFET, appunto uno preso sul mercato serio, uno preso sul mercato poco serio, e si vede proprio la differenza. Si proverà col misuratore di RDS on che feci l'anno scorso e si guarderà insieme, diciamo, che differenze ci sono. Sicché proseguite con questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. In molti mi avevano chiesto informazioni su questo carico fittizio, carico elettronico, che hanno visto in alcuni video. Io questo l'ho fatto tanti anni fa e vi ripropongo lo schema, praticamente il circuito stampato nel prossimo video. Ora qui vi faccio vedere il funzionamento in generale e poi nel prossimo video ne monterò un prototipo e voi ovviamente lo realizzerete poi meglio che di me e di come feci a suo tempo. Vedete, qui ci sono le ventole esterne, io le mani non ce le lascio comunque, ve le faccio vedere da vicino. È stato fatto, diciamo, a suo tempo un po' di fretta, ma funziona sempre. Ci sono le ventole, ovviamente io non ci vado a mettere né cacciaviti né mani quando si accendono, perché se no uno è inutile che faccia il tecnico se non arriva a queste cose qui. Comunque le ventole per sicurezza vanno protette, diciamo, e compagnia cantante. Quando ho fatto questo apparecchio qui non avevo nemmeno il laser, sicché praticamente queste scritte qui che vedete sono su una carta adesiva appiccicata direttamente sulla plastica. C'è il commutatore ohm costanti e ampere costanti, che dopo si guarda insieme cosa vuol dire di preciso, ovviamente, che lo ritroverete ovviamente nello schema. Dopo vi faccio vedere anche velocemente il circuito stampato come viene, ma poi lo vedremo nel video successivo. Qui ci sono le spie, ovviamente. Questo qui è la manopola per la regolazione della corrente. Ci ho messo anche una manopola fine, ma insomma un potenziometro multigiri basta semplicemente quello lì. Ci ho messo un interruttore. Sono partite le ventole e si accende la spia. Per accendere le ventole, se io so che il carico è impegnativo, posso direttamente accendere le ventole proprio all'inizio. O se no, le ventole con un termostato, poi vi spiego come collegarlo, si accendono automaticamente e si accende ovviamente la spia e parte. In più c'è un'altra spia che se la temperatura diventa veramente troppo alta e pericolosa per il carico, si accende e allora a quel punto lì va spento. Ho usato questo strumento qui, che dopo ve lo faccio vedere da vicino, che dà diverse indicazioni. Poi vi metterò il link di questo strumento qui, è uno strumento che costa poco e il vantaggio è che non c'è shunt, non c'è nulla, praticamente va direttamente, c'è un ingresso, un'uscita e misura sia il voltaggio, quanti watt sta assorbendo, che è importante. Insomma è uno strumentino bellino, costa poco al posto del classico amperometro che c'è, insomma, e voltmetro separati. E tornava bene, insomma, ci ho montato quello lì. Poi vi faccio vedere anche lo strumento e vi dico anche dove reperirlo. Io direi intanto di provarlo un attimo e chiarire intanto cos'è il concetto di ampere costanti e volt costanti, in maniera che si vede un attimino già il concetto cos'è, che servirà ovviamente poi per il video successivo.
E adesso lasciatemi qualche istante per parlarvi di PCBWay. Come sapete, da molti anni PCBWay è il mio partner di fiducia a cui faccio realizzare i miei circuiti stampati, ma possiamo avere anche lavorazioni CNC e lavorazioni con la stampante 3D. Ordinare è facilissimo e inoltre puoi avere circuiti stampati di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma e di qualsiasi colore tu voglia ottenere. Io per esempio di solito utilizzo il colore rosso. Su PCBWay poi è presente anche una community dove persone come me pubblicano moltissimi progetti e troverai migliaia di progetti elettronici da poter realizzare. Sono sicuro che anche tu otterrai ottimi risultati per qualsiasi tua esigenza. Se vuoi ottenere dei risultati professionali, fai come me. Serviti da PCBWay. Allora io partirei da ohm costanti. Di solito si usa ampere costanti, non si usa ohm costanti, però partirei da ohm costanti e il carico, se accesa la spia, si comporta né più né meno come se fosse una resistenza. Ora io ve lo inquadro, ho inquadrato da vicino lo strumento, spero che si veda abbastanza bene e come vedete sta segnando praticamente 10 volt circa e abbiamo un assorbimento di 1,5 A. Questo assorbimento di 1,5 A ovviamente è dato a 10 volt. Se si comporta, si è detto, come una resistenza normale, né più né meno, se io sposto la tensione in ingresso, per esempio, a 5 volt, come vedete l'assorbimento è calato, ovviamente. Se io salgo, l'assorbimento, se io invece vado a 20 volt, l'assorbimento è aumentato rispetto a prima. E lo stesso se vado, che ne so, a 30 volt, 28 volt, aumenta. In base, ovviamente, in base alla tensione che sto mandando nel carico, per la legge di Ohm, se la resistenza è costante, cambia ovviamente l'assorbimento. E questo ci può far comodo in certe cose, però di solito si usa ampere costanti. Allora, mettiamo che noi siamo su ampere costanti, ora siamo sempre su 10 volt, e ci spostiamo per un assorbimento, mettiamo di 3 ampere, per fare un esempio, di circa 3 ampere, non stiamo a guardare il capello. 3 ampere, lui sta assorbendo 3 ampere, siccome è ampere costante, a lui non gliene frega niente se io scendo a 4 volt, per esempio, quasi 5, sempre 3 ampere, o se io salgo a 28 volt. Ovviamente sono sempre 3 ampere, ma se notate, qui sono i watt, ora sta assorbendo a 28 volt circa 89 watt, se io vado a circa 10 volt i watt diventano 30, poco più, e se io scendo ovviamente a circa 3 volt i watt calano ancora, perché ora non gliene frega niente a lui la tensione che gli sto mandando dentro, fino a circa 60 volt può reggere, ma lui quello che farà è tenere, ho impostato 3 ampere e terrà 3 ampere fissi fino a che ci pare a noi, fino a che non si accenderanno le ventole, cosa difficile con questo dissipatore qui. Una cosa importante, eccolo qua, ora le ventole sono spente, una cosa importante è questo qui, io il progetto che vi faccio vedere è con 2 MOSFET, questo ne monta 4, però potete farlo anche con 4 MOSFET montando 2 schede in parallelo come ho fatto io, poi vi faccio vedere diciamo come fare nel video magari più lungo, nel video quello dove vi spiego cosa fare, come montarlo per dire. Ora io farei una prova di questo carico qui, ci attaccherei un altro alimentatore e facciamo la prova a vedere quando parte la ventola. Allora, per fare la prova useremo questo alimentatore qui, in realtà è
è un caricabatterie che si usa a bordo alle navi da 45 A circa. Manca anche la parte frontale, lo riparai perché lo buttavano via. Eroga fino a 45 A, circa 12 volt, 13 volt e 8, dipende ovviamente dalle condizioni della batteria. E si può usare comunque anche come alimentatore. Un alimentatore switching, ci sarebbero 3 uscite, noi ne usiamo una, e userò questo alimentatore qui per prelevare un bel po' di corrente fino a che non si accenderanno le ventole. Lo collego al nostro carico e poi proseguiamo. L'ho collegato in maniera un po' rozza, tanto per l'uso che ne dobbiamo fare oggi va più che bene, dobbiamo solo vedere quando si accendono le ventole. Ovviamente se ci avessi da fare una prova più prolungata ci avrei messo terminale in cima e compagnia cantante. Comunque per fare una prova veloce va più che bene. Quando accenderò l'alimentatore ha una ventola sua, sì che purtroppo ci sarà la ventola magari che ci dà fastidio. Ecco, l'ho acceso, mi avvicino un attimo, lasciamolo a ampere costanti, spero che si veda. Ora sta erogando l'apparecchio circa 13 volt e 6 più o meno, con una corrente di 3 A. Portiamolo per esempio a 10 A. Ora sono 149 watt. Il carico sta lavorando tranquillamente, è tutto freddo, lo sto sentendo con le mani, e eventualmente mi sposto quando si accenderà. Possiamo comunque andare oltre, invece che assorbire 11 A possiamo assorbirne 20. Ora stiamo assorbendo 20 A, ovviamente l'alimentatore non ha nessun problema perché sta lavorando alla metà della corrente per cui è progettato. Qui è sempre ancora tutto fermo e pertanto dobbiamo aspettare. Ora quando partono le ventole inquadro nuovamente. È un po' che è acceso, diciamo una ventina di minuti, cominciano a scaldare, la letta comincia a scaldare, ma essendo massiccia, diciamo per ora la ventola non è ancora partita. Ecco, la ventola è partita appunto, ora siamo a 21 A, stavo giocando con la manopola dell'amperaggio e ovviamente ci sta anche che si spenga. 20 A stiamo praticamente prelevando 270 watt. Lo lascio un po' così e vediamo se la ventola si spenge. Ho messo un termostato che parte a 45 gradi o 50, non mi ricordo bene, e pertanto si spenge a una decina di gradi meno e con 300 watt quasi di carico rimane accese, le ventole rimangono accese e questo è bene. Però se noi andiamo a sentire, queste qui le sto toccando con la mano, praticamente sono tiepide. Caliamo a 15 A e vediamo se a 15 A si spenge subito o presto. Ecco, praticamente le ventole sono spente quasi subito e questo è perché io ho l'abitudine, penso sana, di non montare termostati magari a 65 gradi o 70 gradi. Monto dei termostati circa 45-50 gradi, in maniera che le ventole si vanno a accendere quando il transistor o il MOSFET in questo caso non è particolarmente caldo. E questo, a parte la noia della ventola accesa quando si assorbe diversi carichi, però salvaguarda sicuramente il nostro transistor o il nostro MOSFET. Perché? Perché se dobbiamo partire a scendere da una temperatura di 65-70 gradi, ovviamente la temperatura della giunzione, se la letta è a quella temperatura lì, sarà molto più alta e il rischio, diciamo, è molto più alto. Se invece andiamo a far accendere le ventole con una temperatura intorno a 50 gradi, la temperatura della giunzione del transistor o del MOSFET, come in questo caso, rimarrà sicuramente sotto i livelli di guardia. Ripeto, a parte la noia della ventola che sta accesa e ci mette di più a spengersi. Ora abbasso la corrente e vado a staccare il carico praticamente.
È molto meglio andare a staccare il carico quando non ci sono assorbimenti, per evitare shock a tutti, al carico e all'apparecchio. Ora vi faccio vedere, vi anticipo la scheda che vi presento nel prossimo video lungo. Prima di farvi vedere il circuito stampato vi volevo ricordare che quando fate dei carichi impegnativi, questa è una boccola, ci vogliono delle boccole serie. Questa qui in particolare è una boccola che regge fino a 63 ampere a servizio continuo. Non prendete delle cose magari che poi vi si fondono. Allora, lo vedrete nel prossimo video, che ci sarà, ripeto, il progetto completo. Questa è la scheda completa di componenti da montare sopra e noi faremo insieme, io e voi, un prototipo. Ovviamente non lo metterò nella scatola, ma si farà delle prove, poi voi, ripeto, farete un bel lavoro e lo metterete in una bella scatola, poi magari se mi mandate le foto io le pubblico anche. E questa è una scheda e se ne può mettere più di una in parallelo. Ho progettato il tutto più o meno fino a circa 60 volt come tensione massima, anche perché una scheda di queste, diciamo, regge su 120 watt, 130 watt, 150 se uno ovviamente la usa per breve tempo, e da 60 volt in su arrivare a 130 watt si fa presto, l'amperaggio è basso, sicché diciamo per gli usi normali di un hobbista è bene, mi sono limitato, diciamo, a quella tensione lì. Ovviamente quello che conta nella tensione, ve lo faccio vedere sullo schema, poi per la tensione di uso sono questi due condensatori che poi alla fine sono in parallelo al carico che ci metterete, sicché ovviamente se questi condensatori fossero da 25 volt non ci potete mettere un carico superiore a 25 volt, e ovviamente da quello che regge il MOSFET. Io qui ho montato dei MOSFET che reggono fino a 200 volt, ma ce n'è che reggono 400, 600, quello che uno vuole. Ho montato comunque dei MOSFET che reggono fino a una cinquantina d'ampere l'uno, sicché se fate un carico con due basette come ho fatto io e 4 MOSFET siete, per un uso hobbistico ma anche più che hobbistico, siete tranquilli. Le schede sono queste, ripeto, metterò il progetto, lo metto anche su PCBWay, così chi vuole prendere direttamente, farsi le schede direttamente, il Gerber lo trova su PCBWay, e invece qualche scheda l'ho anch'io, poi se qualcuno vuole una scheda e basta gliela posso cedere tranquillamente. Queste schede si possono mettere, come ho detto, in parallelo, in maniera che invece di montare due soli MOSFET che vanno qui, se ne può montare 4. Nel prossimo video vi faccio vedere anche come montare più di una scheda in parallelo. Ogni scheda manda 2 MOSFET. Come vedete non sono molti componenti, è un lavorino alla portata di tutti, e i componenti sono componenti di facile reperibilità. Ovviamente vanno comprati da ditte che non vi mandano dei componenti falsi, se no come superate un pochino la corrente si staccano, si bruciano subito. Tra parentesi, un amico mio l'aveva fatto, vi dico, ve l'accenno praticamente, aspettate un attimo, vado a prendere i MOSFET. Aveva comprato questi MOSFET che teoricamente sono IRFP 260, dovrebbero reggere 200 volt, 50 ampere. Non solo hanno un RDS on più elevata di quello che dovrebbero avere, ma fanno anche uno scherzaccio. Quando si supera i 30 volt sul carico, dopo anche se si cala l'amperaggio, da 30 volt in su rimane fisso un amperaggio di almeno 3 ampere e mezzo. Perché diciamo reggono, non so come mai, non so perché lo fanno, perché sono falsi ovviamente, perché sopra i 30 volt comunque vanno un po' in conduzione, sicché uno spende pochi centesimi per degli oggetti che poi deve buttarli via. Vi faccio vedere la differenza fra MOSFET falsi e MOSFET diciamo validi. Qui dentro da aprire ancora ci sono
dei MOSFET, che poi faremo la prova, IRFP 260, ovviamente presi da una ditta affidabile. Ora li tiro fuori. Vediamo un po'. Se riesco a trovare come si apre, ve li faccio vedere. La scatola fatta in maniera che quando uno la apre si vede che è aperta, non c'è, si apre direttamente di qua. Tiriamone fuori uno. Bisogna aver studiato per... Eccolo qua, questo è uno e questo è un MOSFET buono. Lo segno, non vorrei confonderlo poi con uno di quelli tremendi che mi ha mandato quel mio amico là. Allora, eccolo qua. Non so se si vede bene, comunque IRFP 260. Ora lo proviamo con il misuratore di RS On che vi ho fatto vedere in un altro video. Ecco qua, questo è il misuratore di RDS On che ho fatto vedere in un altro video. Ci attacco il MOSFET e lo proviamo. Ecco fatto, questo è, vediamo se mi faccio dei danni, è il MOSFET che avevo segnato. Dovrebbe avere all'incirca 40-50 milliohm massimo da datasheet e infatti se vedete ci siamo attestati all'incirca sui 43 milliohm più o meno. Ora ovviamente c'è anche la lunghezza dei cavi, che i terminali l'ho messi in cima perché probabilmente se li sposto magari cala ancora. Comunque diciamo siamo nei range del datasheet. Ora provo quell'altro. Ecco, questo è diciamo quello buono, segnato ovviamente, e questo è l'altro che ho messo sotto. Come vedete ha praticamente quasi 3 volte la resistenza interna che dovrebbe avere. È ovvio che questo MOSFET qui dura poco, a parte il problema di tensione che avevo detto che sopra 30 volte inizia a condurre, ma anche se lo usiamo, se non conducesse sopra 30 volte, mettiamo che qualche pezzo venga bene, con RDS On così alta ovviamente scalda da morire e ecco fatto il frate che si brucia subito. Sicché comprare i componenti sempre nei posti che ve li vendono e che siano giusti. Tra parentesi ho messo anche la possibilità di fissare direttamente il componente direttamente nella morsettiera e come vedete il componente messo nella morsettiera è nemmeno 40 milliohm, che rientra tranquillamente nelle specifiche. Ora proviamo anche l'altro sempre messo lì. Ecco l'altro MOSFET, quello diciamo falso, anche montato nella morsettiera, ha un RDS On troppo alta rispetto a nemmeno 40 milliohm di quell'altro, la più del doppio, diciamo 2 volte e mezzo, e sicché ovviamente non va bene, come si era detto prima. Abbiamo fatto anche questa prova, così siamo più tranquilli che non c'è nemmeno la piccola caduta di tensione e la piccola resistenza di questi cavi qui. A chi gli interessasse il progetto completo di questo misuratore di RDS On, che poi può misurare anche le resistenze, vi metto il link, vi metto direttamente in descrizione. Il video è finito. Avete visto il mio carico fittizio e spero che sia stato diciamo utile e vi aspetto ovviamente nel prossimo video dove vi spiegherò come costruirlo. Ci sarà lo schema elettrico, ci sarà tutta la descrizione, si proverà insieme il prototipo e così voi potete costruire il vostro carico elettronico e ripeto, se mi mandate poi le foto sulle mail magari io ne sono contento perché so che a qualcuno gli è stato utile. Perciò cosa vi devo dire? Vi aspetto per il prossimo video con il progetto completo. Ciao a tutti!